Andrea, oggi siamo a Palma de Mallorca, splende il sole, ma non siamo qui a fare il bagno purtroppo. Io sono qua a parlare della parte tech, tu sei a parlare della parte più meccanica, perché tu ne sai, diciamoci, io non capisco niente di Non macchine. esageriamo. Ma nuova Golf l'avevamo vista qualche mese fa, finalmente adesso andremo a guidarla. Sì, voglio proprio vedere quanto è cambiata, perché oltre a qualche novità estetica è cambiata tanto anche sotto. Parlami di qualche novità estetica. Qua abbiamo la Variant, per esempio, Sì, qui c'è e la cosa è Variant. cambiata? Beh, è cambiato il frontale che ha delle nuove prese d'aria un po' diverse nella conformazione, qualche cromatura in più, ma soprattutto i nuovi fari full LED che sostituiscono tutti gli xeno. Attenzione però, perché sulle versioni base vi beccate ancora l'alogeno con la luce diurna LED, però arriva il full LED sul top di gamma, nuovi cerchi e dietro una bella novità, fari a LED, questa volta di serie su tutte le versioni. Anche Eccoli sulle qui. versioni base, ho letto Sì. anch'io sul comunicato stampa, versione Sì. base ne abbiamo una, non proprio base, quello è il nuovo 1500 se non sbaglio benzina. Matteo, Bravo, sei raccontami di questo preparatissimo. 1500 benzina. Hai studiato allora. Praticamente la Volkswagen ha sviluppato un nuovo motore turbo benzina a 4 cilindri che manda in pensione il vecchio 1400, è appunto un 1500 con 150 cavalli di potenza e che mantiene la tecnologia cylinder on demand, quindi con una parziale disattivazione dei cilindri quando non serve. Però ti voglio far vedere una cosa che non mi piace del restyling. Sono arrivati gli scarichi finti. No. Io non li posso sopportare, guarda lì. Farei un movimento per abolire gli scarichi finti. Sai cosa dico? Sono un po' d'accordo con te, però arrivano gli scarichi finti, ma arriva anche l'Active Info Display, quindi un cruscotto completamente digitale. Appuntamento tra qualche minuto, perché adesso ci stanno già guardando male, inizia la Sì. conferenza stampa e poi in macchina. A dopo. Allora Matteo, siamo al volante del 1500 benzina, come va? La vera novità di questo restyling è proprio il suo motore. Come va Andrea? Ma allora va molto bene, nel senso che è proprio come i modernissimi turbo benzina di oggi, quindi super silenzioso, con un'erogazione stralineare, il turbo che praticamente non si avverte perché la curva di erogazione è super proprio lineare, non delude nell'allungo perché prima abbiamo provato anche un po' a spingerlo a 5-6 mila giri, ancora qualcosa da dire, 150 cavalli, devo dire basta, ne avanzano per la Golf, 250 Newton per metro di coppia, già 1500 giri, e questo rende la Golf proprio piacevole da guidare, con un filo di gas si va via. Perché diciamocelo, l'ho guidata anch'io prima e quindi era tutta una pantomima quella iniziale e ti do ragione in tutto. Sembra quasi un'ibrida, mi dicevi prima. Sì, questi nuovi motori turbo benzina di ultimissima generazione sembra che vogliano ricalcare le sensazioni di guida di un ibrido, addirittura delle elettriche, perché sono impercettibili all'udito, a meno che proprio non tirate giù un pestone. Ma poi c'è non coppia si in sentono. basso comunque. Poi ce c'è ne una hai appena schiacci. coppia in basso super lineare, si va via con un filo di Hai detto che gas. anche in sesta comunque riprende. Anche in adesso sesta, siamo sì. a 1600 giri. Basta buttare giù, entra un po' il spinge, turbo si sente, dopo si un sente. istante e riprende. Allora, io sono un tecnomalato e quindi adoro questo infotainment enorme, tutto touch, il display lì, tutto diciamo digitale. Ma tu, che forse lo sei un po' meno, dammi un tuo giudizio su questo nuovo Active Info Display. Io sono uno che bada più alla concretezza, quindi per me ci dovrebbe essere cambio, volante e pedali. Ma il cambio c'è, dai. Il cambio c'è, Volante pedali ci c'è, sono, i pedali volante, ci sono. volante per ora c'è, anche Tutto il se resto lo togliamo. se c'è un assaggio di guida autonoma, ma non serve ancora. Ma allora no, devo dire però che è veramente ben fatto. Alla statica aveva qualche tentennamento, forse perché la tecnologia non era ancora Migliorato tanto, qua migliorato funziona tanto, invece bene. Qualche laghettino c'è, Sì. perché magari il processore non è potentissimo, ma lo gestisce comunque bene e devo dire l'uso che bisogna fare Certo. lo fa e va alla grandissima. Plancia mi sembra rimasta più o meno quella della Golf, è lei, è quello che ti aspetti, i materiali sono premium, quando sali ce n'è, dai, un po' di premium, di Sì. aria, no? Direi che se dovessi dare un titolo a questa prova sarebbe è una Golf, anzi è la Golf, perché la alla Golf. fine è lei. Ti siedi ed è come se l'avessi guidata per 10 anni, anche se è la prima volta che la prendi in mano. Esatto, bella la strumentazione che, come va di moda oggi, è diventata tutta digitale, è una specie di Audi Virtual Cockpit un po' più semplice. Sì, ecco. un po' semplificato, anche se l'infotainment comunque è dentro la sua SIM, ha i servizi connessi, tante applicazioni, CarPlay, Android Auto, poi magari le vedremo nello specifico. Parlami invece di questo 6 marce. Allora, il cambietto manuale di questa nostra Golf Restyling, anche in questo caso è una conferma, perché è preciso, negli innesti non ha mai impuntamenti, la marcia entra sempre come te l'aspetti. Notato che anche la frizione non è né Sì. pesante né No. dura, i sedili anche i sedili sono quelli che ti aspetti. Cioè, esattamente quando diciamo Golf, è una Golf, è la Golf. fa tutto, cioè ogni volta che tu le dai un input, lei ti restituisce esattamente quello che ti aspetti, anche lo sterzo È vero. non è né troppo leggero né troppo pesante. Questo Però elettromeccanico
come servosterzo devo dire che Sì, però alla fine è si preciso. capisce bene. Ma anche qua i vanetti, i vanettini, le luci, sì dai, è la Sì, Golf. Ma è la allora, Golf. visto che siamo sulla Golf, visto che siamo Palma di Mallorca, scanala un po' sta Golf 1500, così mi dici un po' come va. Scalo? Scala, scanna. Allora, anche buttando giù tutto, il rumore rimane veramente quasi impercettibile. Adesso siamo a 5.000. Adesso, fammi sentire il limitatore, vai. Ma 6 neancora? 6.000 e continua a spingere. Ne ancora 6,5 mura. Limitatore. Però per essere un motore turbo ha un pochino di ritardo, però pur essendo un motore turbo ha un allungo notevole, cioè notevole. dai 1.500 Sì. ai 6.000. Non lo farete mai, però quando vorrete spingere anche a 5.000, questo 1.500 TSI ha ancora il suo perché. Poi Ha ancora il suo confessiamo che carattere. prima abbiamo fatto qualche curvettina e anche la tenuta sì un pochino si corica, però anche l'assetto. Anche in questo caso è la Golf. Ma cioè, poi è silenziosissima. È silenziosissima, Oh, si mi piace, sente che solo un bellino. po' il rumore di rotolamento degli pneumatici, ma anche di assetto. Mi Questo... vuoi snocciolare qualche dato tecnico? Partiamo subito dai prezzi. No, volevo dirti che mi hai chiesto un parere da Sì. Petrolhead invece sulla tecnologia e ti dico, bella, mi è piaciuta, però la cosa che penso sempre quando la Volkswagen mi fa vedere tutte queste meraviglie è sì, bello, però poi sulla versione base non ci sono, quanto costano? E allora facciamo una cosa che di solito non facciamo mai, ma siamo fortunati, siamo in due e abbiamo il comunicato stampa. Esatto. Trendline, la versione base, queste sono le versioni che arriveranno in Italia. 7 airbag ESC con assistente di controsterzata automatico, perché abbiamo anche il line assist e tutta quella serie di sistemi di sicurezza che ci Certo. aiutano, però non sulla versione base. Sistema di frenata anticollisione multipla, fatigue detection, quindi Pure. ti dice quando ti Siamo stai stanco. addormentando. Differenziale elettronico a bloccaggio trasversale, freno di stazionamento elettrico, doppi proiettori alogeni con luci diurne a LED, gruppi ottici invece completamente a LED, lo start and stop, il Per climatizzatore, la radio composition color con Bluetooth e USB compatibile con Apple CarPlay e immagino io anche Android Auto, servosterzo elettromeccanico, specchietti, retrovisori esterni e elettrici anche riscaldabili. E questa è la versione di ingresso per D'ingresso l'Italia, base quindi- che costa la 1000 TSI 20.150, la 1600 TDI 23.050, tra l'altro 1600 TDI che va a 90 cavalli, ma c'è anche la versione da 115, quindi il 110 passa a 115 cavalli, le due versioni del TDI, e poi 23.000 la 1400 TG. Non è dichiarato ancora il prezzo di questo 1.500. perché arriverà tra qualche mese. Business, quindi in aggiunta rispetto alla Trendline, sistema infotainment con touchscreen da 8. Poi è uno sdoppiamento rispetto alla Business, o la Sport o la Highline. Sport, cerchi da 17 con assetto sportivo, pacchetto estetico Airline. Però Andrea, Metti questo dentro. cosa vuol dire? Che con 20.000 euro di prezzo d'attacco io ho una Golf più o meno equipaggiata? Secondo te com'è? La base. La base, ma secondo me non è malissimo comunque, l'abbiamo vista prima, la Trendline. Comunque ha i suoi fari LED di i suoi serie. fari LED dietro Qui comunque ce li c'è ha. un piccolo sistema Sì, di non sì, quello non così questo, bello. ma più piccolino. Allora, la politica delle tedesche la conosciamo. La base è base, poi se vuoi qualsiasi cosa la paghi cara, quindi comunque secondo me rispetto a un prezzo di listino sempre un terzo in più bisogna aggiungercelo, di media così, Sì. andando a naso. Prezzi li abbiamo detti, ma quanto consuma Matteo? Ma allora, guarda Andrea, non mi ha deluso questo nuovo 1.500 perché nel nostro breve test, quindi prime impressioni, Sì, è un centinaio di chilometri. sì, però il dato del computer di bordo attualmente è 6,7 litri ogni 100 km. Devo dire non male, perché prima abbiamo fatto un po' di stupidi. Matteo, guarda che bello, c'è il mare, dai, fermati un attimo, così me la fai vedere meglio fuori. Dai, va bene, ti racconto un po' com'è cambiata nel dettaglio. E dimmi come frena, frena! Come frena? Frena. È una Golf. Andrea, la volevi vedere meglio? Qua siamo in riva al mare, quindi è arrivato il momento di capire quanto è davvero cambiata questa Golf 7 restyling. Una nota, è il primo vero grande restyling della lunghissima storia della Golf, quindi è un po' un momento storico. Vediamo com'è cambiata questa Golf restyling. Beh, abbiamo prima di tutto questi fari a LED che sono di serie e hanno tutta una nuova geometria delle luci interne, attenzione anche con indicatori di direzione dinamici che so che vi fanno tanta gola. Tutto nuovo anche il paraurti più pulito e attenzione qui il solito scarico finto, vi ricordo che credo sia fatto per motivi aerodinamici, però non mi piace proprio, non mi va giù, avrei preferito una soluzione più concreta. Un'altra sfiziosità è rappresentata dal logo Volkswagen che nasconde la telecamera di retromarce, si apre ogni volta. Davvero simpatico, ma già che siamo qui andiamo a vedere un po' quanto è grande il baule. Sono poco meno di 400 litri a vostra disposizione sulla Golf Restyling e
vedete che abbiamo adesso abbassato il piano per avere la massima capacità. Se lo volete un po' più comodo lo possiamo alzare in modo che la soglia sia un po' meno scomoda, non male, perché sotto abbiamo anche il ruotino che non guasta mai e si nasconde anche il subwoofer dell'impianto audio. Una bella presa da 12 volt che non guasta mai. La fiancata è quella della Golf 7, inutile dilungarsi. Arrivano però nuovi cerchi in lega, in questo caso sono bicolore da 17 pollici, e anche il frontale però nasconde tante novità, caro mio Andrea, perché la più bella, quella che mi è piaciuta di più, è il radar nascosto nel logo Volkswagen. E io dico, ma finalmente, perché prima era qui, non so se ve lo ricordavate, ed era proprio un po' bruttino perché spezzava tutta la griglia. Ora invece è ben camuffato. Cromature nuove e soprattutto i nuovi gioielli della Golf 7 sono i fari full LED, che ve lo ricordo sono optional sulle versioni più ricche, se no vi beccate ancora l'alogeno con la firma luminosa a LED, bellissimi, quindi io ve li consiglio. Adesso però voglio andare dentro perché la grande novità della Golf Restyling è la tecnologia, e quindi chi meglio di Andrea Galeazzi per presentarcela. Ovviamente bippo tutto perché avevamo lasciato le chiavi in macchina, essendo ingresso keyless e anche avviamento keyless ovviamente, ma io al volante sto molto comodo. Sentite che si può regolare in altezza, si può regolare ovviamente avanti e indietro, anche il volante altezza e profondità, ma soprattutto ho qua un fantastico pulsantino per il massaggio, caro Matteo, sì, e lo tengo acceso perché abbiamo fatto un po' di chilometri, ho la schiena un po' stressata, per parlarti un po' di questo infotainment che è veramente interessante, la novità di questa Golf 2017. Prima di tutto una schermata home che racchiude vari riquadri personalizzabili, come semplicemente tenendo cliccato qua sul titolo del riquadro, e possiamo decidere di visualizzare le immagini, perché è anche un lettore di immagini, i dati del consumo, di quanto stiamo guidando green, i dati di marcia, il traffico, la navigazione, il telefono o la sorgente audio che in questo momento stiamo ascoltando. La sorgente si può cambiare semplicemente cliccando lì. Qua la cartina in grande, ovviamente possiamo personalizzare anche questo, ma la novità è questa: se io vado nel menu compare questa manina. Cosa vuol dire? Che sono attivi i comandi gestuali. Basta passare la mano davanti allo schermo e vedete che si passa da una schermata all'altra, e questo succede in praticamente quasi tutti i menu. Per esempio, se siamo nella radio, oltre a poter cambiare ovviamente con i comandi al volante senza dover toccare il display, che è pur touch capacitivo, quindi prende comunque bene il comando, basterà fare così per spostarsi tra una stazione radio e l'altra. Vabbè, mi direte voi, basta fare così. Sì, però così vi assicuro che quando si guida non ci si distrae. Altre due cose molto importanti da evidenziare sono queste. Vado qua nel menu, vedete Android Auto, perché io in questo momento ho collegato un cellulare Android e mi sono arrivati dei messaggi, lui riesce a leggerceli automaticamente, ma se io stacco Android Auto posso collegare anche Apple CarPlay oppure Mirrorlink. Mirrorlink è una tecnologia che non mi ha mai fatto impazzire, ma Volkswagen è riuscita a farla comunque funzionare bene grazie a delle applicazioni, ce ne sono 5 o 6 che servono a funzioni diverse sul Play Store che danno un senso anche a Mirrorlink. Però c'è anche la possibilità del carnet. In vettura c'è una SIM che può condividere la propria connettività con tutti gli occupanti dell'abitacolo via wifi, oppure serve a gestire tutti i servizi online. Vedete, dal meteo ai messaggi, punti interesse, ai percorsi, si possono anche scaricare i percorsi che si sono pianificati prima tramite smartphone. Torniamo alla home page perché vi volevo far vedere l'altra novità, l'Active Info Display, che è praticamente un display LCD davanti ai nostri occhi che simula gli strumenti analogici, ma fa molto di più, perché se noi andiamo a destra e a sinistra con i pulsanti qua sul volante possiamo visualizzare varie informazioni, dalle informazioni sul telefono, lo stato del veicolo, i dati di marcia, gli assistenti alla guida, ma soprattutto è interessante la navigazione, perché vedete possiamo avere direttamente sotto gli occhi, con la possibilità di fare uno zoom out degli strumenti, quindi avere più mappa a disposizione, proprio le informazioni del navigatore là sotto al naso dove ci servono. Altra possibilità è quella di personalizzarsi quello che abbiamo qua in mezzo, quindi invece che avere due display analogici vi faccio vedere cosa possiamo avere lì. Basta andare sul menu visual e qua vedete le opzioni. Possiamo avere la visualizzazione classica, possiamo vedere la velocità e la marcia inserita, i consumi e l'autonomia, l'efficienza che stiamo ottenendo, quindi per una guida più eco, oppure avere
ulteriormente altre informazioni sul navigatore all'interno degli strumenti circolari. Matteo, ma tu come stai lì dietro? Allora, parto dal fondo. Noi abbiamo simulato la presenza del nostro mitico Luca Bordoni qui davanti, per avere una persona un po' corpulenta, ed ecco lo spazio che mi rimane. Devo dire, non male, siamo su una segmento C, 4,25 m di lunghezza, e comunque io ho spazio vitale, anche se davanti ho uno spilungone, quindi non male. Attenzione però, c'è il tunnel qui centrale, quindi il quinto passeggero, come al solito, è sempre un po' sacrificato, anche perché c'è qui il tavolino, diciamo, il bracciolo, ed è un po' rigido. Ci sono però le bocchette di ventilazione e anche l'aria fresca arriva da sotto i sedili. Quanto costano però questi optional, questo ben di Dio che ci ha fatto vedere Andrea? Discover Pro, con quel super schermone lì, viene con tutti i sistemi che vi ha mostrato il nostro Gale, circa 2000 euro, quindi insomma un optional abbastanza importante. Non c'è ovviamente sulla versione base, dove abbiamo un navigatore più piccolo, ma si può avere solo sulle versioni più ricche. Sei teletrasportato al volante. Magia del montaggio, ma non solo, si è teletrasportato anche il DSG, perché qua abbiamo il nuovo DSG 7 rapporti, promette un 0,3 litri in 100 km in meno rispetto al vecchio DSG, probabilmente la settima è molto lunga. Qua le modalità hanno più senso: Eco, Comfort, Normal, Sport e settabile individualmente. La Eco fa veleggiare la macchina, quando rilasciamo, sentite, è andato in folle. Stacca ma io direi una cosa, visto che la strada si fa interessante, la mettiamo un attimo in Sport e vediamo com'è questo nuovo DSG. Però lo lascio in automatico. Va bene, vai, fa tutto lui. Giù tutto il gas, il motore è quello di prima. E il 7 marce ha mandato in pensione il vecchio, tra virgolette, DSG a 6 rapporti. Matteo, direi molto veloce, va di bestia. Peccato che devo tirare un'inchiodata perché ci sono le altre macchine, ma veloce, molto veloce. Ho in prova anche un Audi A3 col DSG, che là si chiama S-Tronic. Giusto. Forse ancora un filo più veloce quello dell'Audi, ma ci avviciniamo. E grazie al teletrasporto siamo anche sulla GT. Vai Matteo, vai a cannone, vai! Ammazza! Oh! Ragazzi, adesso mi diverto io però con questa. Caspiterina, ragazzi. Il 2000 TSI va. Qui abbiamo la versione da 230 cavalli, non male. Turbo. DSG 7 marce? DSG 7 marce mi piace, però forse la prenderei manuale, perché ogni tanto non mi dà la libertà che vorrei in cambiata. Vorrei un po' più di libertà, soprattutto in scalata. Invece ogni tanto fa qualche capriccio questo DSG. Poi però sento un assetto rigido, un po' forse nervosetto. Sì, è un assetto sicuramente molto comunicativo, rigido, però è giusto così, è una GT, mi piace. Il volante è molto grande per essere un'auto con queste prestazioni, ma è giusto secondo me, perché è nello spirito della GT, perché poi ricordiamoci che c'è la R, che è quella ancora più estrema. Ma che sound, Matteo? Ma secondo te non è un po' drogato? È bello, e quindi scoppietta lo scarico e il rilascio? È bello, scoppietta lo scarico e il rilascio. Secondo me le casse ci pompano un po'. C'è qualche artificio moderno, però bella di assetto, ragazzi, è bel motore, ha pochissimo ritardo, si perde solo un po' in allungo perché è un turbo di quelli veri, quindi un po' a 6000 mi muore, però a 3-4 sì che di spinta lì ce n'è, veramente divertente. Giro GT, ahimè, ai noi, finito, però una precisazione prima. La GTI noi l'abbiamo provata nella variante da 230 cavalli, ma probabilmente in Italia arriverà nella sola versione da 245 cavalli, la performance. Ciao ragazzi! Abbiamo detto tutto, commentate qui sotto, alla prossima auto, ciao!